L'informazione broadcasting, quindi quella tradizionale dei giornali e delle televisioni, da uno a molti, in rete sta cambiando forma, non sta soltanto entrando in rete, ma ne sta cambiando anche l'origine. Un'analisi dell'informazione online fatta dallo statunitense Poynter Institute, che studia le relazioni tra media e internet, dimostra l'emergere di nuove tendenze. La prima è l'applicazione di una vecchia regola che è quasi impossibile in rete mantenere un segreto. Il sito di Wikileaks è attivo dal 2007 e pubblica documenti confidenziali di natura politica. Chiunque può inviarli e per questo Wikileaks è soggetto da sempre sia a attacchi informatici sia ad attacchi legali da parte di molti stati. Le nazioni interessate sono le nazioni di tutto il mondo e Wikileaks, che è basata in Svezia, ha sviluppato anche meccanismi sofisticati di protezione dei propri dati e duplicato i server in molte nazioni, oltre a quella svedese. Wikileaks, come è scritto nella sua homepage, accetta soltanto materiale originale, censurato, o disponibile a un pubblico ristretto che non sia stato pubblicato in precedenza. Wikileaks ha pubblicato di recente il video di un inviato della Reuters ucciso dall'aviazione statunitense. In passato ha reso pubblici documenti riservati dell'associazione Scientology, le procedure usate per il trattamento dei prigionieri nella base di Guantanamo e rapporti del Bilderberg Group. L'informazione è creata anche dalla comunità e la comunità è creata dall'informazione. Questo è uno statement, un'affermazione messa in pratica dal Chicago Now, un sito che è stato creato nel 2009 dal Chicago Tribune e che si rivolge a una comunità cittadina e extracittadina di circa 10 milioni di persone. Chicago Now pubblica ogni giorno circa 100 articoli su diversi aspetti della città scritti da una rete di blogger che sono volontari e tutti gli articoli vengono commentati da migliaia di cittadini. Chicago Now è l'esempio dell'emergere dell'informazione a livello locale. L'informazione può essere ancora più puntuale, può essere, come viene definita, hyperlocal, quindi riferita al punto in cui una persona si trova in quel momento. Il sito EveryBlock fornisce informazioni su tutto ciò che ci circonda nell'ambito di qualche centinaio di metri. Negozi, cinema, teatri o anche interruzioni stradali, manifestazioni, qualunque cosa che possa avvenire intorno a noi. EveryBlock è un servizio disponibile nelle principali città americane che aggrega quindi informazioni di qualunque tipo dalla rete riferiti al punto preciso della nostra posizione. Può essere considerato come un accompagnatore nella nostra vita quotidiana che ci dà informazioni anche sui negozi, sui cinema, sui teatri, su qualunque luogo e queste informazioni vengono costruite in modo bidirezionale. Alcuni siti, infatti, che vengono aggregati da EveryBlock danno la possibilità di commentare ciò che avviene in un certo negozio, i prodotti e i servizi di un certo store e chi passa in quel punto con a disposizione un iPhone o qualunque altro strumento che consenta l'accesso a internet mobile può vedere per esempio i commenti su un certo negozio, su un certo cinema, su un certo spettacolo. L'ultima frontiera delle news online è Spot Ads, che è diffuso in California. I suoi lettori possono commissionare un'inchiesta a un giornalista che ne decide il prezzo. Se l'inchiesta è di interesse generale, viene finanziata da microdonazioni fatte attraverso il sito. È un giornalismo, come si potrebbe dire, alla carta. I servizi, creati in prevalenza da giornalisti freelance, sono pubblicati sul sito e messi a disposizione della rete in modo gratuito attraverso le licenze Creative Commons che permettono di condividere contenuti online.
In alcuni casi è possibile ottenere a pagamento un copyright temporaneo da parte dei media tradizionali, che quindi acquisiscono questi servizi per un periodo di 2 o 3 giorni prima che siano resi pubblici sul sito e resi disponibili gratuitamente a tutti in rete. Quindi libera diffusione delle informazioni, informazione locale, informazione hyperlocal, quindi vicino a noi, informazioni create dalla comunità o addirittura su ordinazione, sono alcune delle linee di tendenza delle news online che stanno emergendo e siamo soltanto all'inizio. Per l'informazione una sola cosa è certa, non sarà più quella che conosciamo.